Ciao a tutti amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale. Come avrete letto dal titolo, siamo qui al cospetto della Kawasaki Z650 per parlarvi di quello che è di tech al suo interno, quindi il sistema infotainment e le chicche tecnologiche. Se ve lo siete persi, andatevi a vedere il nostro test ride completo perché l'abbiamo portata su dei passi veramente bellissimi. Qui in alto il link diretto, ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vedere il sistema infotainment della Kawasaki. Bene, siamo saliti a bordo della nostra bike, andiamo subito quindi a ruotare il blocchetto d'accensione e trovare le prime indicazioni. Ovviamente Kawasaki ci accoglie con una scritta dal font bianco su uno sfondo nero e troviamo uno schermo TFT a colori da 5 pollici. Alla sua sinistra, all'esterno dello schermo ma integrato nella plancia di bordo, abbiamo la spia ovviamente della freccia di sinistra, la spia abbagliante e la spia motore. Sotto lo schermo invece troviamo la spia del livello olio, quella del livello temperatura della nostra moto e quella ovviamente della tensione della batteria nel caso fosse troppo bassa. In ultimo, sul lato destro, partendo dal basso, abbiamo la spia ABS che poco dopo l'accensione della nostra Kawasaki Z650 si spegnerà, la spia del KTRC, il Kawasaki Traction Control, che sarà accesa nel momento in cui starà intervenendo, la spia ovviamente della N che ci indica l'assenza di una marcia inserita all'interno del cambio e in ultimo quella per la svolta sulla destra. Per poter gestire il sistema infotainment della Kawasaki abbiamo due modi differenti. Possiamo agire direttamente sui tasti presenti sul blocchetto di sinistra, una freccia verso l'alto, una freccia verso il basso e un tasto centrale con l'acronimo SEL che ci permetterà quindi di poter selezionare il menu che vorremmo configurare o in alternativa utilizzando uno dei due tasti presenti direttamente sul quadro, in quanto supponiamo che l'utilizzo di questo sistema infotainment sia stato applicato anche su altri modelli della casa. Partiamo quindi con l'analizzare quelle che sono le informazioni riportate all'interno dello schermo. In alto a sinistra ci viene indicata la marcia che stiamo utilizzando. Poco più accanto abbiamo invece il livello di intervento del traction control, in questo caso è settato col 2. Premendo sul tasto SEL possiamo quindi andare ad abbassare il livello di intervento ad 1, andando perfino quindi a disattivarlo, come in questo caso mettendolo in off, cosa che consigliamo caldamente di utilizzare solo a chi è già più esperto. Passando al centro del pannello troviamo ovviamente la curva dei giri motore che in questo caso segna fondo scala 13.000 giri con una partenza della zona rossa dai 10.000 e al centro ben in evidente ovviamente la velocità. Il tutto è digitale come anticipato prima su questo pannello di dimensione pari a 5 pollici e grazie ad una pressione prolungata sul lato destro dove troviamo il tasto possiamo andare a cambiare quindi lo sfondo per chi magari trovasse più comodo averlo sul bianco anziché il nero presente di default alla prima accensione. Continuando con le informazioni invece presenti nello schermo troviamo nell'angolo in basso a destra l'orario, in quello in basso a sinistra il livello carburante con 6 tacche su 6 nel caso in cui fosse piena e poi troviamo il vero e proprio sistema di infotainment, quello che ci darà delle informazioni aggiuntive più complete sulle informazioni di marcia. Questa zona dello schermo è ripartita in 3 differenti parti. La prima di queste 3 porzioni ci indicherà sempre il grado di temperatura presente all'interno del circuito di raffreddamento della moto. Il secondo e il terzo invece sono quelli configurabili, dove troviamo infatti in questo caso il numero totale dei chilometri percorsi dalla moto, 3.819, possiamo andare a sostituirli con i trip A e il trip B. In questo caso noi li abbiamo configurati dal momento che abbiamo ritirato la moto e dal momento che abbiamo fatto il pieno carburante dopo appunto il rifornimento. In ultimo, nella parte bassa invece, troviamo tutte quelle informazioni aggiuntive utilissime per poter monitorare le informazioni di marcia. In primis il livello del voltaggio della batteria, in questo caso ci segna 12,5 volt. Scorrendo poi troviamo il consumo istantaneo dei chilometri per litro, continuando a utilizzare sempre la stessa freccia troviamo invece i chilometri al litro in media percorsi dalla moto, in questo caso siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato, che si attesta a circa 22 km per litro, l'autonomia e quindi la comunicazione del range che con il carburante presente nel serbatoio riusciremo a percorrere in chilometri in sella alla nostra Z650, la velocità media percorsa sempre con la nostra moto e il tempo totale di utilizzo dall'ultima accensione.
Ultimo, ma non per importanza, attraverso l'utilizzo dell'applicazione Kawasaki avremo la possibilità di poter connettere via Bluetooth il nostro smartphone al sistema infotainment. Questo permetterà quindi la sincronizzazione di alcune informazioni basilari, così da poterci rendere più facile l'utilizzo della connessione con amici, rider e familiari anche in sella alla nostra moto. Questo era il sistema infotainment della Kawasaki Z650 Model Year 2023, da non confondere appunto con il suo precedente modello, la Model Year 2020, in quanto non era dotata di questo schermo. Io ho concluso, vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito ad iscrivervi al nostro canale perché per voi è un gesto gratuito, per noi è molto importante per crescere, e vi chiedo anche di seguirci sulle altre nostre pagine social, parlo quindi di Facebook, Instagram, TikTok, tutte quelle che vi vengono in mente, perché anche lì è molto importante crescere insieme e con voi. Non dimenticatevi in ultimo il nostro sito internet www.widrive.tv, dove troverete l'articolo completo sulla prova di questa fantastica Naked nipponica.